Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo ancora di edging, ovvero la pesca dei cefalopodi con le esche artificiali, e nel dettaglio affronteremo l'argomento molto spinoso della scelta delle colorazioni degli edgi da usare nelle nostre battute di pesca. In merito ci sono differenti correnti di pensiero e ci tengo a ricordare che questo video è dedicato maggiormente ai neofiti, a coloro che si stanno da poco approcciando a questa tecnica, ma tuttavia può dare dei suggerimenti, delle indicazioni anche a chi è già più pratico, più esperto. Questo video è un approfondimento al testo che ho realizzato tempo fa, che si chiama Edging Mania, e lo trovate disponibile sullo shop Amazon, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, formato ebook. I link li trovate in descrizione. Facendoci aiutare da una serie di immagini e di slide che ho preparato in anticipo, andremo ad esaminare questo argomento valutando varie prospettive. Io, come tanti di voi, ho seguito dei seminari, ho fatto delle ricerche sul web, ho visto dei video in cui vengono fornite delle indicazioni che molte volte sono anche contrastanti fra loro e sinceramente generano confusione anche nel pescatore più esperto. Figuriamoci chi da poco sta iniziando a fare questa tecnica di pesca, si trova in testa una marea di informazioni e non sapendo bene come effettuare le proprie scelte, può trovarsi facilmente in difficoltà e nel caos più assoluto. Proprio per questo ho realizzato una serie di documenti che andremo passo passo ad analizzare insieme. Questo argomento è molto interessante da un lato, mentre per alcuni versi può essere molto spinoso, molto delicato anche da affrontare. Ci sono diverse correnti di pensiero, come anticipavo prima, mentre per alcuni ditte di produzione che hanno fatto degli studi, delle ricerche e sono arrivati a delle conclusioni, per altre aziende invece si tratta soltanto di scelte commerciali, di riuscire a vendere più esche, mettendo in testa al pescatore determinati concetti che non hanno nessun fondamento. Dal mio punto di vista la verità sta nel mezzo, nel senso che bisogna capire, conoscere, comprendere le motivazioni esposte da alcune ditte di produzione e facendo le opportune considerazioni legate a quelle che sono le nostre esperienze dirette in pesca, trarne le opportune considerazioni e da questo scaturiscono le nostre scelte in base all'utilizzo dei colori degli edgi. Partiamo subito con la prima slide e qui troviamo brevemente il percorso che faremo oggi con questo video. Affronteremo i vari temi suddivisi in 4 parti principali e poi andremo man mano a dettagliarli di seguito. In questa slide andiamo ad esaminare quali sono le variabili principali che noi possiamo incontrare nelle nostre sessioni, nelle nostre battute di pesca, che dobbiamo considerare per la scelta del colore del nostro edge. Come abbiamo imparato anche da alcune aziende importanti di produzione di esche, le variabili sono principalmente 3: le condizioni d'acqua, le condizioni di luce e l'attività di pesci. Io sinceramente farei un approfondimento sulle prime 2, in quanto
l'attività dei pesci, se noi non facciamo una pratica durante la nostra sessione, non facciamo delle prove, degli esperimenti, non possiamo mai sapere se siamo in un periodo di grande attività dei pesci o no. Quindi in questo caso la escludiamo per il momento, anche per non dare troppe informazioni e confondere le idee magari a chi da poco si sta cimentando in questa tecnica di pesca. Andando per esclusione, quindi ci concentreremo maggiormente sui due fattori principali: le condizioni di acqua e le condizioni di luce. Per quanto riguarda le condizioni di acqua, ho identificato tre caratteristiche principali: acqua chiara, quindi limpida; acqua velata, quindi se c'è stato parecchio vento nelle giornate precedenti oppure ha piovuto e ci troviamo in condizioni di acqua non tanto scura ma nemmeno chiara, quindi velata. Invece per le condizioni di acqua torbida può capitare che siamo in presenza di uno sbocco fluviale vicino alle foci, oppure all'interno di alcuni porti italiani dove sappiamo bene l'acqua non essere assolutamente cristallina. Per quanto riguarda invece le condizioni di luce, ho identificato 4 variabili principali: condizioni di luce in rapida aumento o rapida diminuzione, quindi alba o tramonto; condizioni di luce forte in presenza di sole, per esempio; condizioni di poca luce, a volte capita che il sole, diciamo, va dietro le nuvole e quindi in presenza di una giornata nuvolosa abbiamo poca luce. L'ultima condizione invece è la pesca durante le ore notturne, oppure se siamo in presenza di pesca su profondità oltre i 10 metri, come può succedere sulle scogliere ad alto declino oppure nella pesca dalla barca. Tutte queste condizioni ci condizionano quello che può essere la scelta del colore del nostro edging. Andiamo ora a fare un appunto su quelle che sono le valutazioni oggettive, cioè non contraddistinte da scelte e considerazioni personali. Alcune aziende anche importanti a livello internazionale ci hanno rilasciato delle tabelle colori. Praticamente sono delle indicazioni sugli edgi da utilizzare al verificarsi di precise condizioni di attività del pesce, colorazione dell'acqua o livello di luminosità. In qualche modo sono le indicazioni che abbiamo già espresso nella slide precedente, però queste aziende hanno effettuato degli studi, delle ricerche e sono in grado di fornirci queste indicazioni su uno schema, in modo da facilitare la comprensione anche alle persone meno esperte. Un'altra valutazione molto importante è quella che riguarda la biologia del predatore. La conoscenza del predatore ci dà delle indicazioni sul modo di pescarla, e in questo caso, riguardo il cefalopode e soprattutto il calamaro, alcune ricerche effettuate da importanti università ci hanno rivelato che il calamaro riesce a vedere solo in bianco e nero, quindi fa delle differenziazioni cromatiche unicamente in scala di grigi, e quindi il discorso dei colori mi lascia un grande punto interrogativo sul suo reale utilizzo e necessità in pesca. Ma per approfondire meglio questo tema vi lascio un link in descrizione che vi porta in un articoletto realizzato sul sito Planet Spin, dove trovate maggiori dettagli. Un'altra cosa da sapere per il discorso delle colorazioni è che più in profondità arrivano le nostre esche, più la differenziazione cromatica perde il suo valore. Proprio per questo sono stati fatti tanti studi che hanno una valenza scientifica molto importante, per cui anche in questo caso lascio il link in descrizione in caso vogliate approfondire questo discorso. In questa slide invece andiamo a definire quelle che sono le valutazioni soggettive, cioè quelle legate al singolo pescatore, e le dividiamo in 3 principali sottocategorie: quelle legate all'esperienza diretta, quelle legate alla sperimentazione e poi l'analisi delle scelte.
Per quanto riguarda l'esperienza diretta, i colori che possono funzionare in un determinato spot, in un determinato periodo dell'anno, possono, diciamo, non funzionare allo stesso modo in spot differenti. Per fare un esempio, quello che succede in alcune spiagge della Calabria può non essere può non avere la stessa valenza in termini di catture in altre spiagge di un'altra regione o della stessa regione. Possono cambiare le abitudini dei pesci, perché sono abituati a predare una determinata tipologia di foraggio, per esempio, che ha una gradazione di colore particolare, oppure può cambiare la tipologia del fondale, il colore del fondale, quindi mettendo un artificiale che ha un contrasto differente rispetto a quello che è il fondale, può avere una maggiore attenzione o visibilità da parte del predatore. Una delle considerazioni più importanti per quanto riguarda la scelta del colore delle esche artificiali è sicuramente la sperimentazione sul posto. Quello che ha una maggiore valenza nell'ambito della stessa pescata, lo possiamo scoprire soltanto facendo delle prove, degli esperimenti. Quindi quello che consiglio sempre è di variare le tonalità cromatiche, sia se effettuiamo delle catture e soprattutto se non riusciamo a farle. In questo modo, facendo una rotazione delle esche, dei colori, riusciamo ad individuare quello che in quella fase specifica della pesca ci può portare maggiori soddisfazioni. In caso riusciamo a identificare il colore che più di altri riesce a stuzzicare le prede, comunque è consigliabile, dopo 2-3 catture è consigliabile comunque variarlo, sia per capire se funzionano anche gli altri, ma anche e soprattutto per non far abituare le prede a quel particolare colore. Un ultimo appunto invece lo faccio in merito all'analisi delle nostre scelte. A posteriori della pescata, il mio consiglio è quello di studiare bene, fare un'analisi dell'uscita, cercando di capire le motivazioni per cui abbiamo effettuato più o meno catture, ed eventualmente rapportare tutto su uno schemino, su un taccuino, in modo da tenere bene in considerazione quali sono state le colorazioni vincenti o quelle che non hanno portato grandi risultati. Come alternativa io consiglio di fare magari delle foto durante la sessione di pesca, in modo da tenere bene in mente qual è il colore esatto che ci ha portato delle catture, o magari quello che non ha avuto grande interesse. Il quarto paragrafo del nostro viaggio attraverso la scelta del colore da preferire durante le nostre sessioni di pesca ci porta un po' a quello che è il risultato del nostro studio. Secondo quelle che sono delle indicazioni delle ditte di produzione, ma anche delle mie esperienze in pesca, andiamo a definire, per dare un'infarinatura soprattutto a coloro che sono dei neofiti, quindi che da poco hanno iniziato a pescare ad edging, diamo delle indicazioni di massima che sappiamo bene possono variare a secondo dello spot, dell'orario della giornata, del periodo dell'anno in cui andiamo in pesca, però hanno una valenza, secondo quelle che sono le mie esperienze in pesca, da poter tramandare a chi cerca magari un punto di riferimento, un punto di inizio da cui proseguire il proprio percorso di crescita. Faccio questa considerazione: con acqua chiara e condizioni di luce alba e tramonto, quindi luce in lento aumento oppure in lento declino, i colori forti, i colori accesi mi hanno dato sempre un'ottima risposta in termini di catture, e quindi andiamo a preferire in questi casi l'arancione, il rosa, il verde, il rosso o il fucsia. Lascio qualche esempio qui in slide in modo da farvi capire bene la tipologia di gradazione del colore.
In condizioni di acqua chiara ma luce forte, quindi condizioni di luce con sole alto, i colori scuri sono quelli che mi hanno dato maggiori soddisfazioni, e quindi andiamo a dettagliare il nero, il marrone, l'amaranto oppure il rainbow, praticamente la colorazione arcobaleno, detta anche marble in determinate tabelle colori delle aziende produttrici, che consigliano l'utilizzo di questa ultima colorazione come un jolly in diverse condizioni di acqua e di luce. In condizioni di acqua chiara o velata e condizioni di luce nuvolosa, quindi con poca luce, i colori da preferire sono quelli naturali, quindi colori che vanno a simulare le livree del pesce foraggio presente nel sottocosta, oppure di gamberi, di gamberetti, che sono dei molluschi che il cefalopode si nutre. Un'ultima considerazione invece la facciamo in merito alle condizioni di acqua scura e condizioni di luce, di poca luce, quindi nuvoloso oppure addirittura di notte. In questo caso il colore consigliato è quello che crea un forte contrasto con l'ambiente circostante, quindi potremmo preferire all'occorrenza colori di fantasia, o colori glow oppure UV Keimura. Per quanto riguarda i colori, quindi le definizioni dei colori, vi rimando al video che ho fatto in precedenza, dove abbiamo parlato delle tipologie di colore esistenti. Molto bene, per il momento è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, forse è stato un po' lungo, ma grazie all'ausilio delle slide, delle immagini, spero di avervi aiutato a capirne qualcosa in più. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale e attivando la campanella resterete aggiornati sui prossimi inserimenti. Come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.